mai sentito parlare di presa di liquidità nel mercato? Beh, è quello che mi è successo proprio a me venerdì. Resta fino alla fine del video perché andremo a esaminare passo passo tutti i miei ragionamenti e tutte le mie conferme che avevo per prendermi questo trade. Bella raga, eccomi qui. Scusate il ritardo, questo è il trade recap della giornata di venerdì. È giornata abbastanza più o meno bella come presa action. Peccato per questo stop loss che ho preso che il mercato non ha rispettato il mio parametro di entry, ecco, il mio range di entry e già preso stop loss per poi andare a finire TP e siamo stati la liquidità del mercato. Come l'ho preso? Allora andiamo subito. Il mio bias della giornata era rialzista perché qui ci poteva vedere esattamente ci avevo fatto questo mini rialzo e si stava avvicinando a qui, era pieno di liquidità che per me il mercato doveva swippare e stessa cosa per l'SP. mm, quindi non c'era nessun motivo per me per cui andare short. Ormai aveva preso tutta la liquidità necessaria e per questo ora avevamo della liquidità sui massimi abbastanza ovvia da prendere. Quindi in H1 mi sono segnato tutti i minimi e qui c'era il minimo di Londra, qui il minimo dell'Asiatica, che non abbiamo avuto, noi diciamo siamo entrati senza presa di liquidità e sì, scendendo in M5 si può vedere qui il mercato apre e schizza rialzo. Abbiamo avuto questo, abbiamo anche la news, avevamo se non sbaglio il sentiment, ecco, premium consumer sentiment e pensavo che non influiva tanto sul mercato, che mi ha molto smentito. Questa è stata, sì, sì, comunque in M1, ma è stata la mega candela in M1 che ha fatto. E vedendo questa candela volevo andare short. Ho cambiato, volevo cambiare il mio bias, ma per poi andando in M5, diciamo che sono stato di nuovo smentito dal fatto che ormai avevamo avuto rottura di questo massimo. Per me quindi questo era un ritracciamento dovuto anche dal fatto che avevamo avuto la presa di liquidità sui minimi delle 8. Non era poi una grande conferma, anche però comunque ci stavo basando su quella che ho preso di liquidità perché non mi immaginavo proprio per niente che il mercato prendesse e scendesse fino a qui giù. Non me l'aspettavo proprio. E anche stessa cosa per l'SP. Per l'SP, quindi se avevamo la stessa cosa, non aveva nessuna divergenza. A parte il fatto che eravamo più alti rispetto al Nasdaq. E una volta uscita la news, volevo cambiare bias, come ho già detto, ma andando in M5 la struttura era ovvia, era rialzista, non c'era nessun motivo per cui andare short. E, qui ho preso il deciso di prendermi, di passare sul Nasdaq perché qui avevamo questa divergenza, qui avevamo massimo e minimo più basso, mentre sull'SP massimi sempre più alti. Una volta aver visto questo, è uscita la news, vedo che il dato della news è negativo, questo vuol dire che per il Nasdaq gli indici negativo il prezzo deve salire. Andando in M1 cosa si può vedere? Ho aspettato invalidazione di questo fair value gap. Una volta venuta l'invalidazione entro che ci fa anche questa bellissima candela. Tra l'altro ero abbastanza sicuro che questo trade andasse in profitto, ma diciamo lo stop loss me lo aspettavo. Prima di tradare mi sono detto io oggi prendo stop loss. Ormai avevamo avuto una serie di vittorie lunedì e martedì e era diciamo non ovvio, ecco, però per la percentuale oggi dovevo prendere stop loss. Sono stato emotivo in questo trade, nulla, sono entrato, ho lasciato, come va. Diciamo ho un po' sbagliato questo, diciamo, io ho imposto stop loss sempre e solo sotto i minimi e massimi. Questo l'ho visto nel backtest che ha sempre molto senso impostarli sotto i minimi e massimi e non metà minimo o in un fair value gap, ecco. Quindi sì, se impostavo lo stop loss qui, questo sarebbe stato un TP. Non ho impostato lo stop loss qui giù già dall'inizio, dato che ci faceva un
un rischio di rendimento 1 a 0,83, non aveva molto senso. Poi un ulteriore motivo per cui volevo andare long era perché si era chiusa ormai la candela H4 delle 6, non avevamo avuto alcun liquidity sweep in H4 da questo massimo, eravamo molto vicini, quindi mi aspettavo che il prezzo salisse, infatti ero molto convinto che ci andasse a TP. E poi perché qui avevamo avuto il prezzo aveva reagito qui a questo equilibrio, quindi abbiamo molte conferme, il prezzo andava a rialzo e ci siamo stati fregati dallo stop loss, però non volevo prendere uno 0,83, ecco. Magari sì, potevo estenderlo fino a qui su, ovvero fino al massimo daily, e sarebbe stato un 1 a 1 semplice se non sbaglio. E sì, qui ecco un 1 a 1,41, quindi sarebbe stato ancora meglio. Sbagliato, non fa niente, può capitare. Un altro trade che potevo prendermi, ma non era molto sulla mia strategia, e che poi era, vedendolo adesso, era anche abbastanza ovvio. Era con l'uscita della news un po' d'azzardo, come posso dire. E qui ci stava, come si può vedere, qui ci stava formando sul Nasdaq, come ho già detto, ci aveva formato questo massimo e minimo più basso, mentre sull'SP eravamo più alti. Poi una volta aver visto che qui ci avevamo avuto rottura, potevamo andare sull'SP da dove eravamo più alti, scendere in M1, che avevamo anche della divergenza, ormai avevamo avuto la rottura M5 sul Nasdaq, scendere in M1, e una volta avvenuta questa rottura, qui come si può vedere abbiamo ulteriore divergenza in M1. Qui sull'SP avevamo massimi più alti, mentre sul Nasdaq avevamo minimi più bassi. Vedendo questo, vedendo che sul Nasdaq erano molto più bassi, doveva farci un ritracciamento, il mercato non poteva salire all'infinito, quindi era abbastanza ovvio, diciamo, potevamo prenderci un parziale, ecco, stop loss qui e TP lo impostavamo qui. Sarebbe stato un bellissimo trade. Non ci sono molto arrivato all'inizio, quindi non era molto ovvio da prendere. Fa niente. Ora, domani non dovremmo avere news abbastanza importanti, mi sembra. Ecco, abbiamo all'1:30 Retail Series con Retail. Quindi è lunedì, non mi aspetto molto dal mercato, vediamo cosa ci offre. E quindi seguitemi su X, vi lascio i nickname in descrizione. Scrivete nei commenti se è successo anche a voi, siete stati la liquidità del mercato e come avete reagito a esso. Io non ho avuto molte emozioni, come ho già detto. Diciamo lo stop loss oggi, venerdì, me lo aspettavo molto. Mi sono basato su quello che è la percentuale, e questa settimana non ha mentito. Noi ci vediamo.